Viticultore. Contadino. E questa è una bella domanda. Sto cercando di capire, che lavoro faccio da anni, ma non ho ancora capito. Ma secondo me la barrica è uno strumento di cantina. Io parlerei più che altro di qualità dei legni. Tengono il vino. Il tradizionale attualmente non è più un vero tradizionale, è un'evoluzione del moderno, quindi un postmoderno. Puoi prescindere da queste cose, territorio e tradizione. Non è la tradizione quella di 20 anni fa, 30 anni fa, la tradizione è quella dell'anno scorso già, sarà quella di quest'anno. Le guide zero. C'è qualcuno? No, c'è qualcuno che si interessa, ma la maggior parte no. Penso che sono state importantissime. In passato veramente hanno avvicinato la gente al vino. Tutti i giornalisti a cui riesco a rispondere alle email, che vogliono venirci a visitare e assaggiare i vini, li cerco di ricevere. La cosa importante per un'azienda è che la bottiglia si riconosca. Immagino, voglio credere che i grandi nomi abbiano dei grandi vini, ma se avessero anche un vino mediocre diventa un grande vino se sai che esce da quella bottiglia lì. Perché i grandi nomi non vogliono mai le degustazioni alla cieca? Comunque, presente quando siamo andati da Palladino che si faceva il discorso sulla Morra, no? Che lei ha fatto la provocazione, negli anni 80 quasi non c'erano vini. Di base da Morra ci stavano, mi ha detto, le pecore. Ci sta un po' di rancore le vecchie generazioni rispetto a quelle nuove, tra l'esodo delle campagne, lo scappare via, e invece adesso questa opulenza, perché di base c'è, adesso ci sta in Langa il produttore va in giro in Ferrari e poi c'è quello che ancora si definisce vigneron. Quello che è rischioso, come è successo magari in altre zone viticole, è quando il contadino non può più permettersi di comprare i terreni. Noi diventiamo poi dipendenti di aziende che hanno poi tutto. Perché noi siamo qui per comunque raccontare una storia di un passato legato a un presente e in proiezione per il futuro. No, però sempre su questo discorso, perché essere così protezionisti e ambigui su un passato che comunque magari non è così aureo come il presente, però cavolo, dovrebbe essere motivo a maggior ragione di orgoglio. Se io fossi venuta qua negli anni 70, che cosa avrei trovato? Molta miseria, molta, generalizzata, perché c'era qualche benestante in ogni paese, ma qualcuno. E la vita era una vita grama, dura, proprio la malora scritta da Fenoglio rappresenta tutto. I remember the first visit we went to Opus One. To Opus One. Opus Okay. One, yeah, it was fantastic. Yeah, no, I'm still trying to put down roots for sure in this country. I'm still trying to find my way as a woman, as an American. Wine is helping. The combination between that approach and this approach is perfect. Something in the middle. Chi rimane umile vola basso e chi vola alto, lì poi è questione della mentalità dell'uomo, lì che ci vuoi fare. Perché vedrai sempre qualcuno più grande di te, più in alto di te. How many bottles In total, are we looking at in here? total we have 1.6 million bottles. This is why we bought a lot of land in Alta Langa. In campagna siamo diventati come le città, come... perché? Perché il mondo va tutto di corsa, ti deve adeguare, se no perdi il treno. Io non lo perdo perché tanto non ci interessa a noi. C'è chi ha voglia di fare grandi cose. Gli egizi si facevano le piramidi. E noi di costruzione ne abbiamo fatta tanta, l'importante è che tu non veda la costruzione, se tu arrivi da sopra non si vede, abbiamo cercato di mascherarla tutta attorno. La stemmia pentita penso che abbia fatto buona parte sottoterra, la parte esterna è stata criticata, è un lavoro di architettura, quindi bisogna un attimo conoscerla. Io non ho delle basi di architettura per poterla giudicare. Ma nessuno si sbottona, perché? Perché sanno che comunque non puoi criticare l'altro, non vuoi parlare dell'altro. Mio nonno, che un contadino, diceva: fare il contadino si fatica perché la terra è bassa e pesa. A te ha detto una verità. È vero, eh? 52, 58, non c'avevo manco il frigo, niente. E tu bevi delle bottiglie che sono eccezionali, favolose, quindi cosa vuol dire? Che questo vitigno è eccezionale. Se tu crei la combinazione del vitigno con quello che tu fai nella vigna, gli dai tutti gli anni un po' di opportunità di potersi esprimere, tu fai dei vini eccezionali senza tutto questo casino attorno. Tutte quelle cose non dovevano farle, le multinazionali della chimica non dovevano farle, quindi se le metti in commercio l'uomo le usa. Tu ce l'hai più con loro che con chi li utilizza? A metà e metà, va, facciamo 50-50. Io sono un sognatore a dire queste cose. Il dio soldo, il guadagno rovina tutto. Qua andiamo nella camera da letto del vino, siamo 16 metri sottoterra. 16? Sì. Questa fu la dote di nozze di mia nonna nel 1929.
Io non ho un'educazione da sommelier, quindi non posso descrivervi il vino. In Langa abbiamo un clima continentale comunque protetto dalle Alpi e dagli Appennini, quindi è ancora abbastanza fresco, non abbiamo ancora quei colpi di calore che danneggiano o comunque fanno dei vini quasi marmellata, quindi siamo fortunati in questo periodo storico. È vero che se questo continua potrebbe essere anche per noi un problema. Oggi secondo me, gestendo bene le vinificazioni, si riescono a fare dei vini molto equilibrati che hanno una bella espressione di identità. Grazie mille Teobaldo, è un piacere. Piacere mio, dai. Sì, certo. Complimenti, lei sua moglie, siamo venuti fino adesso. Ma qui c'è proprio tutta quella florealità, diciamo che Adesso parla te che assaggi il vino. One thing we love to do is to bring a bottle alla cieca, a blind taste for you. I used to be good in this guy. Il primacchito? Il Brachetto posso dirvi che secondo me è un omaggio bordolese, si può avvicinare a un discorso di un vino che con un omaggio bordolese però potrebbe essere un americano o anche un toscano. Poi c'è l'Ornellaio è molto più massiccio di questo, è molto più, il testo è molto più americano, l'Ornellaio fanno questo, secondo me. E quindi potrebbe essere, non so. Ci può arrivare? C'è Antinori che fa un video del genere. Ma è grande! E lui? Ha vinto! Solaia? Sì. Veramente grande! Ma veramente bravo! È un vino che ha degli anni sulle spalle, potrebbe averne, perché ha un profilo fresco comunque sotto. L'annata è 95. Ah, ok. Freschezza incredibile, ragazzi. Viene dalla mia stessa regione. Ma tu Piemonte. Lo scelto io. La Palazzola, Umbria. fatto da Cotarella addirittura. Cazzo! Ti ricordi a Roma che siamo stati fregati col Ciro? Eravamo 5 o 6 produttori. Che Natale? 2013, però all'annata ci siamo. È la seconda volta che sono fregato col Ciro. Teobaldo, io ho una grandissima ammirazione per te, per tutto quello che fai. Ti considero come un papà un pochettino più grandicello. Ciao Luca, sei un grande. Dall'esterno pensano che sia il Far West, soprattutto quando vinifichiamo in modo diverso, abbiamo approcci diversi. E poi mi ricordo che quando ero piccolo, avevo 7-8 anni, con i miei nonni venivo a Albissola, nel vostro alloggio, a giocare a carte. Andavo al mare con mio papà e mia mamma, andavo al mare a Albissola, facevamo 2 mesi assieme e giocavano a carte e bisticciavano fra di loro. Non potrei mai dare dei consigli a Rivetti. Ne avrei 1000 ma non ne ho uno. Io posso dirti che tu devi continuare quello che fai benissimo, secondo me. E quando trovo i tuoi vini li bevo sempre perché sono vini molto particolari, molto fini, molto eleganti. E questo è il bello del Nebbiolo, del Barbaresco, che tu fai così, Romagna fa così, perché alla fine tu sei contadino, Teobaldo, io sono contadino, Gai è contadino. C'è sempre questo attaccamento al terreno importante. Un vino meraviglioso come il più grande produttore conosciuto, proprio per i grandi numeri tenderà un po', come dire, a sedersi in una standardizzazione del gusto che come Assolutamente, no? assolutamente. Questo sì, assolutamente. E noi abbiamo delle cose che non possono averne certe aziende, perché massificano molto, poi hanno un gusto internazionale che devono mantenerlo, perché la sua griffa, il suo nome devono fare quel tipo di vino lì, certo. Il contrario da noi, è tutto diverso. La promessa del brand deve essere mantenuta. Assolutamente. Se la promessa che devi mantenere è soltanto la tua vigna.